Cari amici, bentrovati e buon 2024 a tutti. L'altra sera, durante queste vacanze, sono stato invitato e sono andato a mangiare in un ristorante con degli amici e dei parenti. Allora, tra le varie proposte, ho deciso di prendere un bel primo a base di pesce e ho optato per degli gnocchi con i gamberi. Buonissimi, non buoni, davvero molto gustosi, però nel piatto c'erano sì e no 5 o 6 gnocchi e 2 o 3 gamberi. Devo dire che quando sono uscito, per mia curiosità, ho chiesto anche l'importo di quel piatto e a mio avviso, ripeto, erano molto buoni, ma sproporzionati per quanto riguarda la forbice prezzo-quantità. In pratica sono arrivato a casa, ho mangiato un bel pezzo di salsiccia prima di andare a dormire, però sono rimasto con la voglia di quel piatto. Per farla breve, me lo sono fatto a casa e questo è come è andata la preparazione. Volevo condividere con voi e vi invito a lasciarmi un pensiero al riguardo a questi posti dove magari tanta scena, tanto bel contesto, preparazione, però poi ci siamo capiti. Buona visione. Prima di godere della bontà di questo piatto abbiamo dovuto fare un lavoretto un po' noioso, ossia quello di togliere il carapace da tutti i gamberi e soprattutto quel filo nero che hanno sul dorso, che sarebbe l'intestino. Stesso lavoro abbiamo fatto con queste mazzancolle. Allora abbiamo 2 kg di gamberi e 1,5 kg di mazzancolle. Con circa mezzo chilo di gamberi li stiamo sbollentando in questa pentola perché andremo a fare un cocktail, mentre questi ciuffi ci serviranno per fare il ripieno dei calamari che andremo poi a mettere al forno, ma questo magari sarà un'altra ricetta. Nel frattempo, una volta sbollentati i gamberetti, questi li mettiamo da parte e li lasciamo raffreddare perché, come vi dicevo poc'anzi, serviranno per il cocktail. Poi prepareremo la salsa rosa e la metteremo nelle coppette insieme a un po' di insalata di tipo iceberg. Ma adesso mi occupo degli gnocchi. In una bella padella capiente vado a mettere un bel fondo di olio nuovo. Lo vedete un po' torbido perché appunto è olio nuovo appena uscito dal frantoio. Ho schiacciato circa 2 spicchi e mezzo di aglio, ho preferito schiacciarlo così poi una volta ben rosolato e dorato, senza farlo assolutamente bruciare, poi lo vado a togliere. Olio caldo, aglio che sfrigola, inizio a mettere le mazzancolle. Vedete che bel quantitativo. Che differenza c'è soprattutto tra i gamberi e le mazzancolle? La mazzancolla ha un gusto molto delicato e una carne molto succosa, mentre i gamberi, anche a seconda da dove vengono pescati o dalla varietà, in genere hanno un gusto leggermente diverso, ma insieme vi dico che stanno davvero bene. Quello che è importante in questa fase è il tempo di cottura. Dobbiamo farli soltanto sbiancare, non devono cuocere assolutamente tanto, altrimenti soprattutto le mazzancolle rischierebbero di sgretolarsi e noi non vogliamo questo. Per cui appena prendono quel leggero colore bianco procediamo con gli altri passaggi. Intanto posso tranquillamente rimuovere gli spicchi d'aglio che già hanno dato il loro profumo. Questa è una ricetta davvero molto gustosa e, se vogliamo, anche di facile realizzazione. Nel frattempo accanto ho già messo l'acqua che servirà poi per la cottura degli gnocchi in questo caso di patata. A questo punto, non appena i crostacei tendono a diventare bianchi, vado a sfumare con un bel bicchiere di vino bianco, di quello buono. Non mettiamo vino cartonato perché quello di buono che ci mettiamo nella padella, quello poi ci troviamo. Do ancora una girata a fiamma leggermente alta, così faccio sfumare la parte alcolica, e siccome questi 2 crostacei tendono ad essere un po' dolciastri, vado ad aggiungere una bella
quantità di rucola e di radicchio, belli freschi presi dal nostro orto. Faccio insaporire insieme e nel frattempo mi sono messo da parte dei pomodorini nostri, quelli dell'estate che vi dicevo che poi vengono congelati. Quando andate a tirarli fuori dal congelatore, se li lasciate in un contenitore con un po' d'acqua, facilmente poi dopo 5 minuti riuscirete a togliere la pellicina. Molto semplice davvero. Pertanto ho messo un po' di pomodorini e più o meno mezza bottiglia di passata di pomodoro che ho diluito con un po' di acqua, perché per creare questo sughetto abbastanza liquido che mi servirà poi per finire la cottura degli gnocchi. A vostro piacimento potete aggiungere anche un po' di pepe nero oppure dei pomodorini gialli. Io preferisco sempre congelarli a fine estate, così almeno so quello che poi mangio. Quando iniziano ad affiorare nell'acqua di cottura gli gnocchi, li vado subito a togliere e passare qui nella padella, perché come vi dicevo farò terminare la cottura per un altro paio di minuti insieme in questo bel sughetto. E allora, ricapitolando, ho messo circa 1,5 kg di gamberi, circa 1,5 kg di mazzancolle e 2 kg di gnocchi di patate silane. Certamente non voglio dirvi quanto ho speso, però nel panorama culinario dei ristoranti spesso ci troviamo di fronte a porzioni ridotte e a prezzi che possono risultare piuttosto elevati. Tuttavia la bellezza di prepararsi un piatto tipo questo a casa risiede nella possibilità di godere di porzioni abbondanti e saporite, senza assolutamente compromettere la qualità, visto che siamo noi stessi a scegliere e ad acquistare eventualmente gli ingredienti. Purtroppo quando si va fuori siamo abbastanza limitati da porzioni minimali che lasciano a volte il palato desideroso. Però questo non vuol dire che non bisogna uscire, bisogna far girare comunque l'economia, però è soltanto magari un avviso anche a selezionare i posti dove andiamo a spendere. Almeno dico io, no, paghiamo però mangiamo nella giusta quantità, neanche porzioni da scofanarsi, però il giusto credo che sia dovuto al cliente. E queste sono le mie porzioni casalinghe, ovviamente a valanga. Il profumo è assolutamente strepitoso, potete vedere tutti i crostacei interi e soprattutto si scioglieranno in bocca perché, come vi dicevo all'inizio, il segreto, se vogliamo, è il tempo di cottura. Eccedere troppo significherebbe farli diventare come una gomma, come un chewing gum, e magari le mazzancolle che sono più delicate andrebbero proprio a sgretolarsi e a sparire nella padella. Io preferisco aggiungere ancora una manciata di rucola e sono pronto per la prima forchettata. Ragazzi, il primo assaggio di questo piatto è stato semplicemente sorprendente, proprio perché la combinazione di ingredienti freschi e di sapori così equilibrati ha reso davvero ogni boccone un'autentica delizia. Provateli!